benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Allora, per chi mi segue ha visto l'evoluzione dello studio, ok? Quello che è cambiato, quello che si è aggiunto e in questo momento ho un problemino molto piccolo, cioè una stupidaggine, niente di che, dato da due casse che ho qua davanti a me, forse le vedete in sovraimpressione se mi ricorderò di mettere le riprese di copertura, che hanno un piccolissimo problema. Sono delle belle casse, penso da gaming, non sono da studio, però diciamo si sente bene anche per fare qualche mix, qualche mastering, vanno benissimo. Hanno un problema, sono troppo enfatizzati i bassi e quindi quando sento della musica trema tutta la scrivania e sono troppo alti i bassi, appunto perché sono nati per magari per il gaming, quindi i bassi sono enfatizzati. Allora cosa ho detto nella mia mente malata, nel mio genialità, che io sono un genio, un genio proprio di quelli, sapete, proprio quei geni che hanno le idee, che hanno scoperto l'acqua calda. Ho detto quasi quasi mi procuro un equalizzatore, un piccolo equalizzatore da mettere tra il mixer, il Roland, che mi fa ovviamente da banco di regia, e le casse, così che io possa diminuire la frequenza dei bassi, così non gli dà più fastidio e la cassa, ho paura anche che un domani mi scoppi il subwoofer in faccia e non è una bella cosa. E quindi ho comprato un accessorio, ma ne avevo comprato anche un altro che ovviamente si è rivelato uno sbaglio da parte mia, però ve lo faccio vedere lo stesso. Quindi andiamo a incominciare e mettetevi comodi. Quello che praticamente ho sbagliato è questo qui. È sì un equalizzatore, però il problema che ovviamente non ho valutato io, non è uno sbaglio dell'accessorio, non è un equalizzatore che elimina i bassi, ma è un equalizzatore che enfatizza ancora di più i bassi, quindi c'è un gain e una manopola bassi, però praticamente enfatizza i bassi, quindi non riusciva a levarmi i bassi e quindi diciamo il problema non mi si è risolto. Quindi questo se ne torna a casa sua, perché mi spiace, ma era anche bello piccolino, ma i bassi ovviamente erano, diciamo, non vengono come dire, ammortizzati, ma vengono enfatizzati. E quindi vabbè, io ve lo metto in descrizione. Se avete un impianto che ha pochi bassi, delle casse con pochi bassi, questo può fare a caso vostro. Attenzione ovviamente sempre alle potenze, a non far schiappare le casse, che ci vuole niente. Io ho scoppiato 2 GBL studio e quindi ne ho pagato poi le conseguenze. Ma adesso vi faccio vedere quello che poi ho preso dopo, perché l'ho trovato a un prezzo, mi sembra 29 euro. È abbastanza un prezzo non d'amico, ma è un prezzo abbastanza buono, ed è un equalizzatore molto piccolo, niente di che ragazzi, non è una cosa pazzesca, non ha questo qui lo facciamo vedere dopo, non è che sia un equalizzatore grande, ha solo 3 bande, medi, alti, bassi, ma quello che a me serviva. Quindi questo invece non enfatizza i bassi, questo qua li leva proprio, ok? Li leva e quindi era proprio quello che faceva a caso mio. Devo centrare un po' i video perché adesso ho cambiato un po' sistemazione, quindi devo prenderci la mano e anche un po' il piede se vogliamo. Quindi questo è quanto. Adesso io farei sempre la stessa cosa, perché ovviamente va fatta, di mettere la telecamera nascosta dell'iPhone. Sapete che avete la telecamera nascosta, non lo sapete, e andiamo a vedere un po' nel dettaglio. Molto semplice, però mi piace farvi vedere nel dettaglio anche un oggettino piccolo come questo. Bene, mi sono munito della fotocamera nascosta. Innanzitutto non ho fatto vedere che c'è anche il cavetto di connessione alla rete, ovviamente USB, con attacco jack femmina, quindi non è standard, cioè non è un USB-C. Se lo perdete dovete comprarne un altro, se non ne avete una marea di questi cavetti, non è che uno ce n'ha tanti. Questo è l'apparecchietto, vedete com'è bello, è molto pulito. Abbiamo le 3 bande, ovviamente alti, medi e bassi, e abbiamo anche la possibilità di bilanciare i canali e alzare e abbassare il volume, quindi molto tranquillo. Qui abbiamo l'accensione, ok, e dietro abbiamo la connessione. Ovviamente c'è la connessione per andare alla corrente e poi l'entrata e l'uscita, quindi bisogna collegare questo apparecchio in entrata ovviamente su mixer
io lo metterò sul banco Roland, e poi ovviamente il dispositivo che entrerà qua dentro deve ovviamente andare in uscita, quindi qui quello che entra e qui quello che esce. Quindi vabbè, mi sono spiegato male, ma avete capito. Quindi adesso cosa farò io? Andrò a collegare questo a l'iPhone per farvi sentire come agisce. Quindi metterò in, ok, l'iPhone, e in uscita ovviamente metterò il mixer, quindi sentiremo tramite questo tutorial cosa si sente. E poi niente, tireremo le nostre conclusioni. A me servirà, penso servirà. Allora, eccomi pronto, darò il play. Ora il bilanciamento abbiamo anche volume e le regolazioni alti, medi e bassi. Tolgo i bassi e ne metto ancora, vedi? E quindi mi risolve il problema, sicuramente. Questo mi risolve il problema perché, come avevo detto, queste casse hanno dei bassi enfatizzati. Quindi che succede? Adesso praticamente l'uscita del mixer la metterò qua e da qua uscirò e andrò sulle casse, quindi qui potrò regolare sicuramente e eliminare un po' di bassi. A parte a me piacciono i bassi, ma troppo cominciano a dar fastidio perché non senti la musica e comincia a impastarsi. Quindi andrò a collegarlo. Passiamo all'altro accessorino che completerà la scrivania, ma è una cosa molto semplice, però utile. Quest'altro accessorino non è altro che una guaina praticamente da scrivania, però lo so, il colore non è uguale alla mia scrivania sicuramente, però l'ho voluto prendere grigio perché ho detto così almeno più o meno si confonderà. Perché adesso, avendo spostato il banco di regia che è presente davanti a me, l'iPad ovviamente, non il banco Roland, ma diciamo lo studio su iPad, ho i cavetti che vengono tutti in qua, no? E quindi con questo andrò a mettere dentro i cavettini e dovrebbero scomparire dalla scrivania o perlomeno essere raggruppati. Ecco, state vedendo forse le immagini di copertura di questa guainetta montata sulla scrivania. Secondo me ci sta molto bene perché completa un po' anche l'ordine, no? Visto che io non è che sono disordinato, però ogni tanto ci sono tanti di quei cavi che non si capisce niente. Quindi niente ragazzi, se volete ovviamente accattivarli questi accessori sono tutti in descrizione, se vi servono ovviamente, e andiamo alle conclusioni di questo video. Quindi equalizzatore secondo me a 3 bande, le principali bande sono alti, medi e bassi, quelli che poi abbiamo negli sterei, no? Nello stereo più o meno ci sono questi 3 pomellini, che a me è servito tanto perché sicuramente quando andrò a metterlo e ovviamente sentirò la differenza perché i bassi si andranno a veramente a eliminare proprio quel fastidio lì, soprattutto il fastidio. Vabbè, quindi se volete i link sono in descrizione anche per la guainetta se vi serve questi accessori. E quindi ragazzi, cosa dirvi in ultimo? Condividete questo video con i vostri amici, che fate bene al canale e fate bene magari a qualcuno che vuole comprare un accessorio di questo genere, sapere perlomeno qualche info, così sommariamente sapete a modo mio. E poi all'ultimo ragazzi, dai, dateci sotto, iscrivetevi al canale, soprattutto quell'89% che non si iscrive, è gratuito, non costa nulla, a voi non costa nulla, a noi dà una mano non indifferente perché il canale siete voi, ricordatelo, senza di voi noi non siamo nessuno. Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo video, un abbraccio, ciao!